Oggetti socievoli. Oggetti socievoli presenta A Conversation With is hosted by Prisca Arosio. Sono Michela Bassanelli, sono un architetto, attualmente sono ricercatrice in architettura degli interni e allestimento nel Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e insegno allestimento nella stessa facoltà. I miei interessi di ricerca principali riguardano gli interni domestici, a partire quindi dall'evoluzione storica ma fino alle trasformazioni contemporanee, le pratiche di allestimento e il tema della diffusione della memoria collettiva, che è un tema che ho trattato molto, soprattutto durante i miei anni di dottorato, e quindi anche il tema della mia tesi è legato a questo. E in realtà cerco di adottare un approccio multidisciplinare. Da marzo 2020, quindi dalla pandemia, mi sto occupando, comunque gran parte della mia ricerca si sta focalizzando sulle trasformazioni dello spazio domestico in relazione appunto ai cambiamenti che la pandemia ha accelerato, ma che erano già presenti. Il motivo per cui ti abbiamo appunto contattato oggi è perché hai pubblicato questo libro che si chiama Covid Home, luoghi e modi dell'abitare dalla pandemia in poi. Sì, questo piccolo volume nasce da una riflessione condivisa con alcuni colleghi, docenti, ricercatori di questo gruppo di ricerca del Dipartimento d'Astu che si chiama Post Pandemic Interiors, che è proprio scaturita nella primissima fase di lockdown, guardando e osservando le ricadute spaziali che le varie imposizioni all'epoca stavano generando e comunque avevano generato. Quindi da un lato la perdita con tutta quella che è la dimensione, se vogliamo, collettiva, sociale con la città, e dall'altro invece l'isolamento nella propria abitazione, ricadute che ovviamente hanno avuto numerose variazioni e tuttora le riguardano a seconda delle situazioni sociali, familiari, di genere. Temi principali su cui Covid Home si è interrogato riguardano appunto il progetto dell'abitare, anche l'aspetto costruttivo, se vogliamo, quindi la parte anche fisica della casa, alle ripercussioni sulla città, fino al ruolo del design, inteso proprio come pratica e come idea, no, di abitabilità di uno spazio, cercare di capire che cosa effettivamente rende abitabile in uno spazio, come viviamo quello spazio, perché in realtà siamo sempre circondati da oggetti. Quindi Covid Home fa anche parte di un laboratorio o di un master? In che senso Post Pandemic Interiors? No, allora Post Pandemic Interiors è un'unità di ricerca che si trova all'interno del Dipartimento, quindi siamo un gruppo di colleghi, professori, ricercatori, alcuni dottorandi, comprende anche relazioni con altri docenti e ricercatori in altre università italiane oppure all'estero. Organizziamo conferenze o partecipiamo a conferenze. Circa un anno dopo Covid Home abbiamo organizzato un secondo talk dal titolo Abitare Post Domestico, che ho organizzato all'interno dell'iniziativa Milano Digital Week dello scorso anno, perché ovviamente le evoluzioni continuano, quindi è necessario mantenere il passo anche sul cercare di capire effettivamente da quelle prime riflessioni che cosa è rimasto, che cosa si è trasformato. L'esito di questo Interiors Talk si era tenuto il 21 maggio del 2020, quindi Covid Home nasce in seguito a questo primo talk insieme a studiosi, architetti, curatori, anche designer. Avevamo provato appunto a immaginare possibili scenari all'epoca su quello che sarebbe stato il futuro dell'abitare, e tutto l'evento era stato organizzato come un doppio dialogo dove a ogni studioso era associato un progettista, un curatore, e l'obiettivo era proprio quello di creare un momento di scambio, di discussione per iniziare a prefigurare possibili comportamenti, possibili scenari per il presente e poi anche in un'ottica futura, ecco. È molto interessante questa conferenza, che anche appunto lavora sulla più parte pratica insieme a più una parte teorica. Da questo punto di vista ti chiederei magari di parlare un attimo di quello di cui tu discuti, che sarebbe la soglia abitativa, e il tuo articolo che si chiama Qua e là, tra la città e la casa, soglie abitative.
Ci tengo a fare di piccola introduzione perché in realtà l'attenzione e lo sguardo su questi spazi soglia della casa, quindi gli spazi tra le cose, nasce prima della pandemia, e ci tengo a dirlo proprio per mostrare come tante dinamiche che abbiamo osservato in realtà durante il confinamento erano già presenti prima di allora. Stavo già osservando attraverso alcuni casi studio. Un caso che spesso cito è la Curtain Wall House di Shigeru Ban, che si trova a Tokyo. In realtà è stata realizzata nel 1995. È un caso interessante perché attraverso l'apertura e la chiusura di una tenda, che di fatto racchiude e costituisce questo involucro permeabile della casa e quindi la sua facciata, consente l'estensione di quello che è il limite della zona giorno, quindi di quella che è la soglia, uno spazio che, se aperto, può appartenere, diciamo così, nello stesso tempo sia all'interno tanto quanto all'esterno. Appunto, dalla lettura di questi casi avevo già notato come la casa stesse cercando di inglobare lo spazio esterno della città, con una sempre ovviamente maggiore perdita di questo confine del limite tra interno e l'esterno, e in un certo senso diventano un luogo di riappropriazione, di contaminazione anche per gli abitanti. Quindi per soglia abitata io intendo quel luogo, quel momento di passaggio che però si trasforma in uno spazio da abitare, in uno spazio dove si può stare, quindi non solo passo, ma alla fine posso anche utilizzarlo per fare delle cose. La soglia nasce, è uno degli elementi costitutivi, diciamo così, e fondativi dell'architettura, da cui si accede, no, per entrare in un nuovo ambiente, e tutta questa rilettura, appunto già fatta anni fa, prende spunto da un piccolo ma molto bello e profondo saggio di Marc Augé intitolato Estia Hermes, che l'aveva scritto nel 2007. Estia diciamo rappresenta il focolare domestico, tutto quello che è fisso, che è stabile, rappresenta la casa, all'interno della casa. Hermes è il movimento, il passaggio, il mutamento di stato, è destinato e chiamato a proteggere la soglia. E la pandemia, ma in realtà già anche prima, ci ha mostrato come di fatto Hermes sia penetrato in questo focolare domestico, quindi il focolare non è più così fisso, diciamo, e stabile, ma è contaminato da molte altre cose, non solo in relazione, diciamo, al virtuale, che ovviamente ha fatto tanto e gran parte, diciamo, di questa contaminazione, ma io la intendo anche proprio più da un punto di vista fisico, se vogliamo, anche dell'ambiente esterno, del rapporto con la natura, con il verde, con gli animali, quindi non solo una contaminazione legata al mondo digitale. Come secondo te è cambiata quest'idea della soglia durante il periodo del lockdown, e anche la nostra esperienza di quella che è stata appunto la soglia e come ce la portiamo dietro nel futuro? Come spesso accade, in realtà il fatto di non poter più fare delle cose ci spinge e ci, in un certo senso, anche costringe a rivedere e a riscoprire delle aree, in questo caso degli spazi che ci sono sempre stati ma che di fatto non abbiamo mai abitato veramente, perché fondamentalmente prima del lockdown quasi tutti noi trascorrevamo la maggior parte del tempo fuori casa. La casa era appunto il luogo a cui sostanzialmente era dedicato il momento, diciamo, del riposo, del sonno, piuttosto che quello della cena, ma la maggior parte della nostra vita si svolgeva nella città, quindi tutta quella vita che animava strade, piazze, giardini si è fermata. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di trovare nuove pratiche sociali, anche se vogliamo più comunitarie, riscoprire anche che cosa vuol dire avere dei vicini di casa, proprio in quegli spazi che da sempre rappresentano un filtro tra quella che è la città e invece l'interno, sia che siano appunto gli spazi più propriamente interni, quindi magari balconi, logge, ma anche penso appunto ai pianerottoli, alle terrazze condominiali, piuttosto che ai piani terra degli edifici. Da un questionario che ho svolto tra maggio e settembre dello scorso anno, quindi del 2021, dal titolo Abitare post domestico, proprio aveva messo in luce tra i cambiamenti sostanziali c'era appunto la quantità di tempo trascorsa a casa, che oggi è maggiore di 8 ore al giorno per il 40% degli intervistati, o è compresa tra le 8 e le 4 per 40%, mentre prima della pandemia solo il 4% trascorreva in casa più di 8 ore al giorno.
giorno. Ovviamente avevo escluso la parte le ore dedicate alla notte, quindi al riposo. E tra le richieste imprescindibili nella domanda appunto in relazione a un nuovo acquisto di una futura casa o ad un cambiamento di casa, le richieste maggiori riguardano appunto la necessità di avere uno spazio esterno, circa il 70% di avere un balcone, un terrazzo, il 41% un giardino, e la possibilità invece per quanto riguarda lo spazio interno di avere uno spazio meno gerarchizzato ma più facilmente riconfigurabile, questo è il 40%. Quindi durante la pandemia abbiamo vissuto questa densità dello spazio, prendendo in prestito questa riflessione appunto dell'antropologa Annette Weiner già nel 94. Lo spazio improvvisamente è diventato molto più denso, molto più transitato, molto più vissuto, molto più occupato e molto più conteso. Non solo questi spazi soglia, ma appunto anche la relazione e la presenza degli oggetti che si ritrovano all'interno della casa hanno subito anche loro un processo di trasformazione, in alcuni casi anche di risemantizzazione. In particolare gli oggetti, diciamo, che sono stati più discussi, forse raccontati in questi 2 anni, sono stati il tavolo come oggetto conteso nella famiglia, appunto della cucina o del soggiorno per le varie attività lavorative di dad, di preparazione dei pasti, e l'altro è il letto. Il letto che sempre più funzionalizzato è destinato, o così diciamo molti studiosi dicono, a diventare il nuovo focolare della casa. Il letto è come una sorta di eterotopia, no, Foucaultiana, è 1000 spazi in uno stesso spazio. Io un po' ho riscoperto questa cosa quando nel dicembre del 2020 ho letto questo libro del filosofo Paul B. Preciado, si chiama Pornotopia, e leggendo in realtà questo libro che racconta tutta la storia del sistema Playboy, appunto del suo fondatore Hugh Hefner, nel momento in cui racconta il modo in cui lui viveva sostanzialmente in questa casa, esclusivamente nella camera da letto e sul letto, mi sono immaginata la nostra vita dell'ultimo anno, e quindi non so se nel bene o nel male è stata una visione profetica anche angosciante, però il letto sostanzialmente era un centro operativo, era momento di lavoro, era momento di studio, era momento dove poter guardare appunto la televisione, dove fare riunioni familiari. E in realtà nella storia anche nostra del design italiano erano già state, diciamo, prefigurate in un certo senso visioni simili. Per esempio Ettore Sozzas, in una mostra che si chiamava Oltre il letto, i luoghi e le macchine del sonno, presentata nella Triennale di Milano dell'86, che era stata curata da Tissot, concepisce appunto intorno a questo letto matrimoniale che lui progetta questo mondo tutto iperconnesso, dove questi cavi vanno a disegnare, a definire il pavimento, proprio per sottolineare sempre questa maggior penetrazione dell'aspetto tecnologico all'interno delle nostre vite, e come di fatto il letto stia diventando un po' il centro di tutto lo sviluppo, ecco. È interessante questo, perché il letto è una di quelle cose che non abbiamo ricevuto tra le fotografie. Secondo me non l'avete ricevuta perché in realtà resta comunque il luogo che forse con più fatica siamo abituati, abbiamo voglia di condividere con gli altri, perché è comunque, diciamo, l'ambito e anche lo spazio che resta più intimo. Non so se avete ricevuto foto o immagini di bagni, però questi due secondo me restano gli ambiti più intimi, e quindi probabilmente la gente è disposta a condividere al momento ancora poco. Questa relazione tra la soglia abitativa e il remote working, nell'articolo Lavoro immateriale pandemia dal Worksphere al Who in Between. Quindi se mi puoi dare un minimo di introduzione a questo articolo e anche a come si relaziona all'idea di soglia abitativa di cui discutevi prima, però questo più focalizzato sul lavorare da casa. Forse il maggior cambiamento imposto dalla pandemia ha proprio riguardato l'ingresso della sfera lavorativa, o meglio sul ritorno del lavoro in casa, con quella che era stata nella fase del lockdown, un'introduzione forzata del telelavoro, perché in realtà abbiamo fatto, diciamo, in quei mesi un telelavoro forzato, non era lavoro agile ancora. Quindi per molte persone la casa è diventata l'unico
l'unico luogo in cui poter svolgere l'attività professionale al di fuori dell'ufficio, e questo ha comportato che molti lavoratori hanno dovuto dotarsi, nella maggior parte dei casi a proprie spese, anche io l'ho fatto, di connessioni web più rapide, dell'acquisto di dispositivi informatici all'avanguardia, modificare le abitudini familiari, riorganizzare anche gli spazi abitativi per avere più privacy, improvvisando nuovi studioli o appunto in soggiorno nelle camere da letto o in cucina. In realtà, diciamo, l'evoluzione negli ultimi 2 anni ci sta mostrando, soprattutto nell'aspetto privato, quindi delle aziende private, diciamo, il lavoro agile resterà come appunto strumento da adottare all'interno dell'organizzazione delle imprese, quindi passando da un giorno a settimana a circa 2 giorni e mezzo. Quindi lo scenario ibrido, quindi la possibilità di alternare alcuni giorni in presenza in ufficio, a cui saranno demandate principalmente gli aspetti collaborativi di riunione, di meeting, e quindi comporteranno anche una riconfigurazione dell'ufficio, e gli altri 2 o 3 giorni saranno svolti principalmente da casa, anche se dalla definizione appunto del lavoro agile i giorni da, diciamo, svolgere al di fuori dell'ufficio uno poi è libero di scegliere il posto dove farlo, potrebbe farlo da un parco, da casa, dal mare, quindi questo è il concetto. Ovviamente la maggior parte si ritrova comunque a dover riconfigurare o portare parte di questo lavoro a casa, e in realtà il legame con le soglie abitative di cui parlavo prima è molto stretto, perché possono diventare appunto quegli spazi in cui ospitare attività lavorative o altre attività. Appunto nell'articolo che tu hai citato facevo riferimento a un caso dello studio Riken Yamamoto di questo progetto SOHO, Small Office Home, a Pechino, in realtà già realizzato nel 2000-2004. Era un edificio che l'ambiente di lavoro viene sostanzialmente collocato in quello che tradizionalmente chiamiamo ingresso della casa, quindi diciamo porta d'entrata è una porta a vetro che quindi collega in un certo senso tutti questi ingressi, tutti questi spazi lavorativi che quindi sono in contatto diretto con il corridoio distributivo del resto degli alloggi. Questo spazio può appunto essere utilizzato come luogo di lavoro, ma in realtà può essere utilizzato anche come area di studio, comunque essere un luogo davvero riconfigurabile e che comunque ti consente di avere da un lato questo legame molto più vicino rispetto a quello che è lo spazio comunitario e collettivo dell'edificio, e però anche un aspetto più protetto rispetto alle altre aree più intime, diciamo così, e più private della casa. Un altro esempio potrebbe essere quello di ripensare i piani terra degli edifici, che potrebbero offrire un luogo integrativo dove lavorare o svolgere altre attività, per esempio estendendo quindi la possibilità di avere servizi non solo quindi un'area dedicata al lavoro, ma anche ospitando una piccola cucina, un ambiente dove incontrarsi e condividere il pranzo, un'area per il dopo scuola, cioè cercare di allargare questo sistema, questa visione appunto di servizi che ricadono e che sono ritornati in un certo senso a dare valore al quartiere, alla comunità, e qui poi ci si collega allo sviluppo appunto della città dei 15 minuti e quindi l'evoluzione che sta riguardando anche la riconfigurazione dei servizi all'interno della città. Quindi la tua visione o la tua idea di quello che potrebbe essere uno sviluppo futuro è di riconfigurare gli edifici esistenti creando degli spazi comuni, condivisibili, dove la gente potrebbe lavorare piuttosto che avere uno spazio più privato che non faccia proprio parte della casa in sé. Sì, perché appunto la riorganizzazione del lavoro, ma anche diciamo in un certo senso delle necessità di cura, in particolare penso alle figura femminile che sicuramente da sempre ha questo doppio carico di lavoro. In realtà nella pandemia abbiamo visto che in realtà anche i padri, che i sociologi definiscono con questa nuova figura appunto di nuovi padri, lo stesso concetto di famiglia sta cambiando molto, ci sono diverse configurazioni,
quindi in realtà in questa ottica di ripensamento degli spazi abitativi e della casa sta all'interno di un discorso, di una visione molto più allargata che comprende la società nel suo complesso. Quindi, come dicevo, aumenterà questo bisogno, questa riterritorializzazione di alcune attività, lavoro, cura, servizi, spazi di socialità nei quartieri ma anche nelle aree periferiche. In un bel libro che si chiama Vivere e lavorare nelle piattaforme territoriali di Aldo Bonomi ci dice proprio che questa nuova visione della città post pandemia avrà più l'aspetto di una costellazione fatta da nuovi poli urbani che assorbiranno queste forme di vita sociale e lavorativa, e quindi la sfida è per questo che queste soglie abitative potrebbero essere una possibilità reale di soluzione, quindi di progettare questi nuovi spazi, chiamiamoli collettivi o comunitari, di condominio pubblico-privato, integrati appunto alla scala del quartiere anche attraverso politiche temporali urbane che rispondono al loro interno o nella parte di città in cui si collocano anche ad esigenze di cura e di socialità, proprio a partire anche da una verifica di spazi dismessi o vacanti che sono collocati all'interno del quartiere. È ovvio che è richiesta una forte diciamo così sinergia e strategia anche da parte delle amministrazioni locali, quindi è proprio un ripensamento generale che però potrebbe sicuramente portare a un miglioramento di quello che è il nostro modo di fatto di vivere e abitare la città. Lo sperimento anche io, che di fatto sono una pendolare. Come usavi il tuo spazio domestico e come questo è cambiato durante il periodo dell'isolamento sociale o del lockdown? Io sono bergamasca e quindi il mio modo di vivere in quel periodo, la casa, è stato profondamente segnato dall'angoscia e dall'ansia, lo ammetto, quindi non faccio parte di tutta quella categoria di persone che ha riscoperto in un certo senso, anche ha cercato di trovare nuove positività, nuovi modi di vivere, perché era molto legato a quell'aspetto. Quindi la routine degli spazi che avevo e anche delle attività che svolgevo mi ha aiutato molto in realtà a gestire e anche a controllare la quotidianità, che è diventata anche molto claustrofobica, proprio perché è legata in un certo senso a quegli stati d'animo. In realtà il mio stare a casa, il mio vivere lo spazio domestico è stato un po' così caratterizzato da questa claustrofobia rituale degli spazi. Sicuramente ne ho approfittato per fare molta ricerca ed è da quel momento che è nata appunto l'iniziativa Covid Home e anche tutto il libro, insomma tutto ciò che ne è conseguito e i temi su cui lavoro. Tra le positività ho sicuramente riscoperto il valore del tempo, quante cose posso fare in più semplicemente eliminando i giorni appunto di pendolarismo, quindi le ore che si passano in viaggio per andare a Milano. Vivo in realtà in una casa che è stata riconfigurata, devo dire, molto facilmente, perché siamo in due e abbiamo lo spazio per configurare ognuno una postazione di lavoro adeguata che prima era assente, anche rispetto ad una serie di esigenze che prima di allora non c'erano. Quindi ho questo doppio studio, uno a Milano e uno qui. Che tipo di valore dai ai tuoi oggetti e come questo è cambiato durante la tua esperienza del lockdown e dell'isolamento sociale? Allora, io diciamo che ho un rapporto affettivo con gli oggetti, di qualunque natura essi siano, può essere anche un vecchio computer, tendenzialmente faccio molta fatica a liberarmi degli oggetti, per cui io tendo ad accumulare tantissimo, e per me il lockdown stranamente è stato un momento in realtà per fare pulizia, invece liberarmi da tanti oggetti e anche con una certa, diciamo così, difficoltà, però che effettivamente non potevano avere più un ruolo. È stato molto difficile, però mi ha aiutato per fare ordine anche da questo punto di vista. Che cosa significa per te la parola oggetti socievoli e a cosa ti fa pensare? Sono andata sul dizionario
per cercare la definizione di socievole. Da un lato è socievole che ama e ricerca la compagnia dei propri simili, che è disponibile al rapporto con gli altri, quindi un oggetto che è disponibile al rapporto con gli altri, e c'è quindi questo aspetto relazionale in entrambe le due definizioni che ho visto sicuramente molto forte. Subito mi ha fatto pensare agli oggetti ad uso spirituale di Alessandro Mendini, questi oggetti ad uso spirituale che lui aveva ritratto, presentato sulle copertine dei numeri di Casabella quando era direttore, e erano oggetti che lui aveva chiamato appunto in questo modo ad uso spirituale perché voleva declassare l'uso razionale, convenzionale dell'oggetto, quindi erano ovviamente anche delle provocazioni, c'era un bagaglio fatto di pietra, una sedia molto alta in cui sostanzialmente non ci si poteva sedere. L'idea era proprio quella di far riflettere sulla natura anche transitoria, non solo degli oggetti, quindi ma anche dell'esistenza dell'uomo, quindi c'è questo legame molto forte appunto relazionale tra chi di fatto usa l'oggetto e l'oggetto in sé. E poi l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente, è uscito adesso un libro che si chiama Affetti e oggetti, legato alla figura di Castiglioni. Achille Castiglioni infatti diceva: io sono dell'idea che agli oggetti ci si affezioni, appunto. Da un lato sicuramente Mendini è già in una fase successiva, diciamo così, del design, dello sviluppo del design italiano, di quello che viene definito controdesign e il tema del redesign, ma io penso veramente alla moltitudine, all'infinità di oggetti che sono stati realizzati a partire dagli anni 50 in avanti e che in molte delle nostre case sono in un certo senso simboli, rappresentano delle iconicità, nascevano proprio sempre pensando alla relazione con la persona che ne avrebbe fatto l'uso, che si sarebbe rapportata in quell'oggetto, anche se con finalità appunto e sguardi e pensieri poi che si sono evoluti e sono differenti, però in un certo senso l'anima del design italiano è proprio questa.